Ragazzi, benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi torneremo a parlare nuovamente, ormai come tutte le settimane, di moduli, perché su questo gioco ci porta spesso a cambiare modulo, a provare nuove tattiche. Oltre che il gioco, diciamo, lo stimola questo tipo di fattore, a me piace anche molto sperimentare e provare cose nuove per avere, diciamo, non entrare mai in quella monotonia, ma riuscire sempre a dare qualcosa in più e qualcosa di diverso nel gioco, sia per quanto riguarda me personalmente, che però anche per voi, per darvi magari nuove ispirazioni e soprattutto venire incontro magari a chi ha difficoltà in questo momento con le proprie tattiche. Adesso ve lo farò vedere perché è molto interessante. Prima di andare avanti vi ricordo sempre di Amazon e di Gamivo, due piattaforme nella quale, accedendo dai link che trovate in descrizione, supporterete il canale. È tutto completamente gratuito, non andrete a pagare nemmeno un centesimo di più. Trovate, ripeto, il link in descrizione. Amazon la conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale poter acquistare prodotti videoludici a dei prezzi veramente ridotti. Inoltre avete diritto anche al codice sconto che avete visto a inizio video. Andiamo subito a vedere il benedetto modulo, che è il seguente. Un modulo, ragazzi, inventato da me, molto interessante, che sto utilizzando attualmente con contropiede veloce. Col contrattacco l'ho provato ma non mi entusiasma più di tanto, però questione appunto soggettiva, io lo sto utilizzando attualmente con il contropiede, però se volete provarlo anche con contrattacco, con altri stili, fate pure, chiaramente. Questo è il mio pensiero e ci tengo a ribadirlo, a specificarlo, appunto perché ognuno di noi poi deve trovare la propria meccanica giusta. Questa può essere la mia, con la quale io sto performando. Voi magari col contropiede non performate di più, per dire, con il contrattacco, col possesso palla e via dicendo. Quindi ragazzi, provateli e poi chiaramente fateli sapere. Ragazzi, questo qui è fondamentalmente un rombo. Io sono partito, diciamo, dal modulo a rombo, quindi dal 4-1, scusatemi, adesso non mi viene, 4-3-1-2, ecco. Non mi veniva il numero, la combinazione. Allora, la difesa, ragazzi, è così messa. Voi mi direte, sì, ma 5 portieri, ma non ha senso mettere la difesa così bassa. Tanto lo so che qualcuno di voi sicuramente me lo dirà. E invece, ragazzi, ho notato che con questa disposizione di giocatori in campo, con la difesa alta facevo più fatica, perché con la difesa, diciamo, con l'altezza di default, perché comunque i giocatori tendevano a pressare alti e di conseguenza delle volte con dei passaggi filtranti venivo imbucato troppo facilmente. Messi invece in questa disposizione, ragazzi, io ho risolto quasi del tutto almeno questo problema. Poi chiaramente qualche passaggio filtrante passa comunque, però ma quello passerebbe a prescindere anche con la difesa a 5, ragazzi, quindi però diciamo che comunque mi trovo molto meglio e mi diverto molto di più. Portiere difensivo check, potete utilizzare anche quello che volete. Secondo me questo, con queste statistiche, è il portiere più forte del gioco, senza se e senza ma, nonostante sia difensivo. Io preferisco gli offensivi, però poi Nesta e Beckenbauer centrali, ragazzi. Io vi consiglio sempre un incontrista e uno sviluppo. Difensori, ragazzi, fondamentale che siano veloci, perché ho notato che i difensori lenti su questo gioco fanno troppa fatica con i fulmini che ci sono in attacco, con i vari Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, che più ne ha più ne metta, perché sono rapidi e si allungano la palla e ti saltano proprio come niente. Invece comunque un minimo di difesa io vi consiglio almeno dai 75 in su come velocità. Difesa lo stesso parametri, se ce li hanno verdi o addirittura celesti meglio ancora. Quindi tutti i parametri sopra gli 85, 87, 90, tutti i parametri del genere, ragazzi, perché devono veramente, soprattutto col contropiede, difendere molto bene. Sia per quanto riguarda l'incontrista che quanto riguarda lo sviluppo. Se non avete questi giocatori, ragazzi, con queste caratteristiche, chiaramente potete utilizzare, cioè ripeto, queste caratteristiche sì sono fondamentali, però se non avete questi, quindi nello specifico Beckenbauer e Nesta, va bene anche, per dire, un Rudiger, un Van Dijk. Sono uscite delle versioni molto interessanti e che comunque fanno il loro, perché un Marquinhos, ecco, sono giocatori molto interessanti.
A destra poi sto utilizzando un altro DC, ragazzi. Io qui metto un Koundé che è un frontale extra, ma va benissimo eventualmente anche un altro sviluppo o ecco un Costa Curta che ci hanno regalato, che comunque è terzino difensivo e può fare anche il DC. Anche lui bello veloce, ottima difesa. Questi, ragazzi, sono i parametri di riferimento che dovete avere. Qui a sinistra invece utilizzo un terzino offensivo, perché comunque ogni tanto mi va in sovrapposizione e mi crea superiorità numerica sulla fascia, quindi se volete provarlo così, o altrimenti un terzino difensivo, ragazzi, senza alcun tipo di problema. Non avrete semplicemente magari ogni tanto quella famosa sovrapposizione, ma avrete 4 uomini che stanno più lì dietro invece in difesa ad attendere gli attacchi. Io utilizzo lui, va bene anche per dire se avete Roberto Carlos, chiaramente un Grimaldo, un Guerreiro, terzino offensivo. L'importante è che sia quella, ragazzi. La carta, anche qui come potete vedere ho puntato molto sulla velocità, perché ripeto, difensori lenti a me non mi piacciono. Inoltre questo Jordi Alba c'ha pure una buona tecnica individuale, essendo un giocatore del Barcellona. Chiaramente non potevano farlo scarso tecnicamente. Poi mediana, ragazzi, Vieira. Io utilizzo lui perché secondo me è il giocatore più forte, uno dei giocatori almeno più forti del gioco a livello di mediani. Va bene eventualmente anche un collante, provato anche lui, fa il suo, però preferisco uno che ogni tanto comunque mi vada a recuperare palla un pochino più alto, e quindi Vieira va bene. Se non avete chiaramente questo Vieira, va bene anche un onnipresente, quindi per intenderci un Kessie, un Tonali eventualmente, che mi pare sia uscita qualche carta interessante anche da onnipresente, se avete Matthaus, un Barella. L'importante, ragazzi, però che abbia un minimo di fisico, ecco, non metteteci un mediano troppo piccoletto, perché lì in mezzo al campo, ragazzi, spesso si trova comunque in inferiorità numerica, perché comunque Çalhanoğlu andrà a volte a supportare la manovra in attacco, e quindi lui si può trovare spesso e volentieri un po' da solo, e se è grosso meglio ancora. Grosso e soprattutto, guarda, veloce, perché comunque Vieira è anche abbastanza veloce, grande difesa, quindi questi, ragazzi, sono i parametri da tenere in considerazione. Qui va bene sia un regista creativo, va bene anche un tra le linee. Io qui stavo utilizzando Kimmich o Modric, che poi però ho deciso di spostare a trequartista. Meglio di no il giocatore chiave, perché altrimenti è automatico che si spinga in avanti e a centrocampo siamo da soli completamente. Quindi invece questa carta di Çalhanoğlu è molto interessante perché è collante, ragazzi, quindi lo possiamo utilizzare da CC, ma comunque tenderà sempre a darci una mano a centrocampo. Infatti secondo me lui con questo modulo e questa tipologia, insomma, di giocatore ci sta veramente veramente bene, che poi se vogliamo questo modulo potrebbe essere anche una sorta di 4-1-3-2, perché ricordiamoci che in fase di difesa sia Maradona che Modric tenderanno a darci una mano in fase di supporto alla difesa, appunto, ma in fase di attacco tenderanno invece a supportare insieme a Çalhanoğlu, che tenderà un pochino ad allargarsi e ad andare più sulla fascia, tenderanno comunque a supportarci in fase di attacco. Quindi poi, ragazzi, qui classico numero 10, eventualmente anche regista creativo. Ho provato anche il senza palla, potrebbe funzionare, però secondo me classico numero 10 è quello che mi sta dando più soddisfazioni. Maradona, ragazzi, fortissimo, ce l'abbiamo tutti, tanto che questo l'hanno regalato con il gioco. Per chi ancora eventualmente non l'avesse vinto, va bene anche chi ha un Del Piero, va bene anche un Totti. Classico numero 10 è uscito anche il pool da poco con i contratti mirati, quindi anche un Dybala. Vanno benissimo questa tipologia di giocatori, piccoletti, rapidi, ragazzi, veloci, quindi forti tecnicamente. Queste sono le caratteristiche, perché ogni tanto si andranno comunque anche a inserire e dobbiamo avere un minimo di performance anche a livello quindi di corsa. Qui, ragazzi, invece ci metto un tra le linee, va bene anche un giocatore chiave. Io ci metto questo Modric perché ha dei passaggi, ragazzi, fenomenali, come lui chiaramente nella realtà ha una tecnica strepitosa, anche qui nel gioco l'hanno riprodotto in maniera identica, quindi molto veloce, tecnica, come già detto, appunto mostruosa, e quindi ci metto lui perché attualmente quello mi sta dando più soddisfazioni. Questo lo possiamo mettere anche eventualmente come CL, quindi se decidiamo di magari allargare un po' le difese della maglia, le maglie della difesa avversaria,
lo spostiamo da ACL e funziona uguale. Io infatti mi porto Dembélé perché comunque da ACL mi dà una grossa mano in fase di attacco e comunque ogni tanto converge anche verso il centro del campo per riconquistare i palloni. In attacco, ragazzi, come potete vedere ho messo una punta e una seconda punta, entrambi però opportunisti, perché Shevchenko, nonostante sia diciamo di suo punta, facendo da seconda punta però non tenderà sempre solo a buttarsi in avanti come invece fa spesso e volentieri Mbappé, ma verrà a darci comunque una mano anche in mezzo, quindi a ricevere magari la palla da Maradona e creare una sorta di triangolazione con Mbappé che invece si andrà a inserire, quindi crea diciamo questo abbastanza scompiglio. Ovviamente però Shevchenko, anche se seconda punta ricordiamo è un opportunista, quindi tenderà spesso e volentieri anche a buttarsi in avanti e bucare quindi la difesa avversaria. Velocissimo, ragazzi, una buona tecnica, quindi fortissimo. Se non avete lui va bene anche un Rummenigge, va bene anche un Vinicius Junior. Diciamo che secondo me lui è top, un Cristiano Ronaldo, ecco, perché ha una grandissima finalizzazione. Va bene anche quell'Inzaghi, l'ho provato, quell'Inzaghi dei Blue Lock di qualche settimana fa, perché comunque è interessante. Bisogna vedere un pochino come l'avete maxato voi, perché dipende appunto quanta velocità e accelerazione gli avete messo, perché è importante che quando si creano gli spazi debbano inserirsi molto rapidamente i giocatori, quindi bisogna vedere un pochino quello. Però diciamo un opportunista abbastanza veloce con una buona finalizzazione può fare il caso nostro, quindi questa carta, ragazzi, è fenomenale. Di conseguenza Mbappé, ragazzi, io questo ormai è diventato titolare inamovibile nelle mie rose da ormai non so quanti mesi, perché fortissimo, segna dappertutto, velocissimo, grande tecnica, ragazzi, completo, cioè sotto il punto di vista dell'attacco, ragazzi, è proprio micidiale, quindi può fare tra l'altro anche l'esterno destro, l'esterno sinistro, quindi se qualche volta voglio modificare non c'è bisogno di portarmi per forza un cambio, sposto lui e metto un'altra punta, quindi va bene uguale, insomma è veramente veramente forte. Vi faccio vedere anche le istruzioni individuali, perché poi sono quelle, ragazzi, che fanno la differenza, sono semplicissime. Difensivo al mediano, quindi comunque Vieira lo tenderemo un pochino a limitare nella sua carta incontrista, che se no tenderebbe troppo ad andarsene in giro per il campo, invece così diciamo senti stai lì un pochino di più per farci da filtro. E l'altra invece è il contropiede sulla punta, ragazzi, quindi semplicissime, quindi su Mbappé o su chi mettete chiaramente, in modo tale che Mbappé stia lì bello davanti e Vieira che comunque invece ci dia una mano dietro. Possiamo metterci anche eventualmente un ancoraggio se vogliamo sempre sulla punta, o un difensivo sul terzino sinistro, questo però dipende un pochino da noi. Io inizialmente lo proverei anche senza istruzioni questo modulo, magari dando solo il difensivo al mediano se ci mettete magari un incontrista o un onnipresente, però ragazzi worka bene in entrambe le situazioni, quindi molto molto interessante. Vi faccio vedere anche la panchina, ragazzi. Qui ho fatto una piccola modifica perché avevo Dembélé, ma sto provando anche Digno perché ha un'altra carta e può essere interessante dal punto di vista regista creativo, appunto perché magari sta lì, aspetta e dà le imbucate per gli attaccanti, quindi mi porto appunto un terzino sinistro che poi può fare tutto in difesa, quindi un altro difensore, fondamentalmente un Gilberto Silva che è un collante, perché come vi ho detto può funzionare anche il collante, Barella, eventualmente il cambio di Çalhanoğlu che comunque mi dà sostanza a centrocampo, Digno già detto, trequartista Papu Gomez, fortissima questa carta, l'ho riscoperta, ce l'avevo lì buttata dall'anno scorso e l'ho ritirata fuori perché, ragazzi, ha una grandissima tecnica, un grande passaggio e mi sta veramente piacendo. È molto veloce quando parte in accelerazione perché guardate 91, quindi mi sta veramente entusiasmando. Griezmann lo stesso, ragazzi, giocatore chiave eventualmente al posto di Shevchenko, seconda punta. Un Cucu per la stessa identica ragione, sempre sulla tre quarti o al posto di Modric o al posto di Maradona, vediamo un pochino. Vinicius Junior punta, ragazzi, quindi se voglio farmi un cambio comunque ho un altro velocista in attacco come già detto prima, fondamentale. Neymar, attaccante di rientro, ragazzi, perché comunque può essere anche interessante il discorso, metto una seconda punta attaccante di rientro, quindi magari ci metto, che ne so, un trequartista giocatore chiave e quindi un Griezmann, un De Paul che ho anche qui,
Una seconda punta attaccante di rientro e si crea il movimento, quindi che l'attaccante viene incontro e il trequartista che invece si inserisce e può creare, credetemi, un pochino di scompiglio nella difesa. Questo Messi, ragazzi, me lo sto portando perché appunto ha una velocità pazzesca. Questi giorni tra l'altro c'è il suo pool, quindi se volete provarlo a prendere, credetemi, non vi pentirete perché è incredibile. Finalizzazione, ragazzi, 98, cioè tira dei missili, praticamente tiro a giro 91, praticamente è quasi sempre gol. In attacco Haaland e De Paul, se decido ecco magari di metterci l'esterno e voglio provarmi a fare qualche cross, con Haaland vado sul sicuro e De Paul invece, ragazzi, come già detto prima, quindi trequartista eventualmente, perché CC è meglio di no, altrimenti mi lascerebbe troppo buco a centrocampo. Questo, ragazzi, fondamentalmente è il modulo che sto utilizzando oggi, con la quale mi sto divertendo parecchio. Ho fatto un bel po' di win consecutive, quindi niente, vi consiglio anche a voi di provarlo e farmi sapere nei commenti. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio, vi saluto, alla prossima. Un saluto al vostro Luca Talan, ciao!